Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi andrò ad ascoltare un nuovo artista, sono i Forestella. Me li avete consigliati voi, sono un gruppo musicale sudcoreano, non li ho mai ascoltati prima. Questa è la loro performance dal vivo di Hijo de la Luna, una canzone degli anni 80 di Mecano. Sono molto curioso, non li ho mai ascoltati, per cui non so cosa aspettarmi. Mi raccomando, trovate il video originale senza interruzioni qui sotto in descrizione. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale, ma andiamo ad ascoltare insieme. Hijo della luna. Ok. Hijo della luna. 빛을 잃은 하늘, 길을 잃은 여인, 오랜 기도 들려. 푸른 바다 아래 깊은 잠을 자던 달이 떠오르네. 눈부신 그 빛에 Ok. 몸을 맡겨 그 흘린 달빛에 입을 맞춰 간절한 내 기도 사라지기 전에 빛을 내려줘. 달이 스치는 바람에 닿을 수 있을까. 해가 뜨기 전에 하는 분위기 밤에 부디 내려주고 나와 닮은 빛을. Hijo de la luna. Ok. Ma fantastici, assolutamente fantastici. Io non avevo veramente idea di cosa aspettarmi. Sono dei talenti incredibili. Intanto il contrasto che fanno tra di loro, molto ben pensato, molto ben costruito. Il fatto che parta il primo cantante, scusate, io non so i nomi, poi magari mi documenterò meglio, scrivetemelo pure nei commenti come si chiamano. Il primo cantante ha iniziato con un suono, con un timbro da sopranista, quindi una voce che sembra quasi femminile e già molto d'impatto. L'abbiamo visto anche con Dimash, per esempio. Sembra veramente una donna che sta cantando su questa tessitura molto acuta. Dopodiché entra in gioco il secondo cantante, che invece è tutto l'opposto, perché è un basso, neanche un baritono, un basso, si sente proprio dal timbro che ha le corde vocali molto spesse, molto lunghe, e quindi ha un timbro veramente cavernoso, incredibile, e questo contrasto è già pazzesco. Poi entrano in gioco gli altri, adesso credo che mi manchi ancora il quarto cantante da ascoltare da solista. Prima intanto con le armonie, quindi bravissimi a fare queste armonie precise, sembrano delle macchine veramente pazzeschi. E poi appunto questo terzo solista che entra in gioco con questo timbro più da tenore lirico. Ok, con un suono veramente molto pieno, molto potente. Proviamo ad andare avanti e vediamo un po' che succede. Pazzeschi, bravissimi. Bello. Wow. Ma poi guardate, bellissima la scenografia, questa luna sospesa che poi si muove anche, viene sollevata, issata sopra di loro, sulle loro teste, queste luci bellissime blu, e poi guardate anche il fumo
che c'è ai loro piedi, no? Sembra veramente catapultarli in una dimensione appunto celestiale, un po' così, quasi onirica. Tutto molto ben costruito, molto ben gestito anche dal punto di vista visivo, interpretativo, ottimo. E poi questo arrangiamento vocale che hanno fatto su questa parte, che nell'originale non c'è, o meglio, adesso non ricordo, però se c'è è strumentale, non è sicuramente un arrangiamento vocale. Loro l'hanno riproposto in questa versione solo con le voci. Molto, molto efficace, e poi ripeto, sono veramente precisi. Fare queste armonie per un gruppo vocale così è importantissimo, riuscire a fare delle armonie efficaci, precise, e loro sono pazzeschi, assolutamente, bravi, molto bravi. Precisione. 달의 그림자에 아. 거세지는 바람 어둠을 헤치고 찢어지는 마음을 멀리 떠나가네 달이 스치는 밤에 나를 외면하는 달의 뒷모습이 바람뿐인 이 밤에 머물게 해주오 나와 닮은 빛을 Hijo della luna. Ma che bravi, mamma mia. E infatti poi adesso ho ascoltato anche il quarto cantante, che prima era rimasto un pochino più nell'ombra, che ha un timbro ancora diverso, perché è più una voce da baritono, ok? Sempre con un'impostazione abbastanza classica, sì, direi di sì, quindi sta cantando con questa impostazione lirica, però appunto ha questa voce grave, ma non così grave come appunto il cantante che cantava invece da basso, e non così acuta come il cantante che appunto invece fa la parte del tenore. È una via di mezzo, molto pieno di basse, quindi il suo timbro è veramente ricco di queste frequenze basse molto molto musicali. Bravo, molto bravo anche lui. Ci sono veramente 4 eccellenze in 4 vocalità diverse, e si completano tra di loro. Il bello è questo, perché si intersecano e si completano in maniera molto molto efficace. Che bravi. Hijo della luna, Incredibile. hijo della luna 빛을 잃은 하늘 길을 잃은 여인 품에 안은 달빛. Sentite però come versatile lui. Il fatto che sia appunto un baritono gli dà più possibilità timbriche, ok? Prima, nella parte precedente, ha inscurito molto di più il suo timbro, abbassando molto di più la laringe e creando un suono veramente baritonale, pieno di basse. Qua invece sta tenendo la laringe un po' più alta. Adesso non si vede dal microfono, perché tiene il microfono davanti, però sta schiarendo il suo timbro e sembra molto più simile a un cantante invece tenore,
ok? Questa è un po' diciamo la forza, la versatilità proprio dei baritoni. Anch'io sono baritono ed effettivamente ho sempre trovato una buona, diciamo, elasticità sia sulle note basse che sulle note alte. Mentre magari un tenore fa molta più fatica sulle basse ma ha più facilità sugli acuti, un basso ha molta facilità sulle basse ma fa molta fatica sugli acuti. Un baritono è molto più versatile, quindi non disperate se siete baritoni, perché delle volte se uno vuole cantare in acuto pensa che debba essere per forza un tenore. In realtà non è così, in realtà anche un baritono ma anche un basso in realtà con la tecnica possono arrivare a fare degli acuti assolutamente credibili, potenti, pieni, senza grosse difficoltà. È tutta tecnica. Comunque andiamo avanti. 흘린 달빛이 사라질 때까지 깊은 잠이 드네. Lui invece si sente che ha le corde da tenore, ha un timbro molto più chiaro e anche quando cerca le note un po' più basse si sente che comunque non ha così tante basse come gli altri due che abbiamo sentito prima. Ah, poi scusate, volevo vedere anche un'altra cosa. Quando ha cantato il basso, eccolo qua, che mi fa veramente venire i brividi perché ha delle basse avvolgenti che ti vibrano dentro. Hijo della luna. Guardate la sua laringe come è tenuta molto bassa, quindi lui, oltre ad avere un timbro veramente cavernoso, lo va ad accentuare ancora di più tenendo la laringe bassa, quindi fa questo suono veramente potentissimo. Guardate, sempre la laringe. Hijo della luna. Fantastico. Questa idea di tenere la laringe bassa con alcuni stratagemmi come quello dello sbadiglio che aiuta per alzare il palato e abbassare la laringe sono diciamo propri di un'impostazione molto classica, assolutamente. Infatti si sente un po' che il loro background è un po' quello, anche se comunque sono molto moderni perché stanno cantando un brano moderno e lo stanno comunque reinterpretando in una chiave che non è troppo legata al canto lirico, ok? È diciamo un mix tra il classico e il moderno, molto ben fatto. Andiamo avanti, scusate, eravamo qui più o meno, qua. 사라질 때까지 깊은 잠이 드네. 예쁜 꿈을 꾸네. 개지 않는 곳. Ma che nota ha fatto lì? Oh, l'ho preso al primo colpo. Quindi è un re. Dunque, questo qui un re 2 praticamente. Ma lui mi sembra che vada anche molto più in giù, attenzione, quindi notevole. Veramente notevole, poi veramente ti travolge. Io ho un'attrazione per queste voci basse, profonde, perché io non ho tutte queste basse, quindi le ho sempre un po' ammirate. E lui ha un timbro pazzesco. Vabbè, andiamo avanti. Bellissimo. No, vabbè, sono veramente molto molto bravi, incredibili, mi sono piaciuti tantissimo, scusate, mi sono piaciuti moltissimo, li approfondirò sicuramente, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su di loro, grandi Forestella, bravissimi. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!